quando Gheddafi ha mandato via i nostri, noi eravamo a Gioia del Colle e ci hanno rischierati praticamente a Sigonella, no? Siamo arrivati a Sigonella e non c'era niente. C'era un carro, lo chiamavano Romanazzi, con dentro 2 telefoni e una tenda abbiamo messo. E lì ci lamentiamo del caldo, questo, quell'altro. 52 gradi c'era in testata pista. Di sera faceva pure freddo. Facevamo HJ Alba Tramonto perché la catenaria funzionava, era quella di guerra, funzionava la lampadina sì e 10 no. E con quella temperatura lì noi facevamo attività di volo perché avevamo 2 velivoli d'allarme e con gli altri volavamo, no? E vedevamo questo aeroplano che decollava come l'84 pieno carico, no? Si mangiava tutta la pista. Andiamo a guardare le tabelle di prestazioni, con quella temperatura lì, con quella pista lì non poteva decollare. Da dire che di notte facevamo attività, di notte, perché di giorno non si poteva più fare, allora facevamo di notte, con la catenaria di guerra che la vedevi solo quando sei allineato, quando sei di là non la vedi, con una lampadina sì e una no, non c'era il carver, c'erano solo le 2 lampadine di inizio pista e le 2 rosse di fine pista. Te capi? E lì ti svegli, già. Però bei tempi, io li ricordo sempre, anche un po' di nostalgia. Io potessi tornare indietro, dico sempre una cosa, se si potesse tornare indietro a 30 anni, no così, tornerei indietro a 30 anni, però in quel periodo là, non adesso. Io 30 anni adesso non vorrei tornare in quel periodo là. Eravamo molto fiatati, ma anche con gli specialisti, andando a fare gli allarmi così, eravamo molto spietati. Si andava a mangiare insieme. Trapani è stata una cosa. Trapani andavamo, quando, tutto il periodo di Gheddafi, quando ha tirato i 2 missili giù a Lampedusa, ero lì a Trapani. No? Quando c'è stato il famoso velivolo là di cosa, come si chiama? Che gli F-16 l'avevano fatto atterrare, ma no a Trapani, a Sigonella, era atterrato, come si chiama già? Aveva su quello che aveva ucciso quell'americano, ero lì che facevo l'allarme, no? Io ho visto tutta la cosa, l'aeroplano, poi sono arrivati i VAM, poi sono arrivati i Marines, tutta una cosa così. Poi noi non l'abbiamo scortato perché eravamo d'allarme lì, l'hanno scortato quelli di Grazzanise, l'hanno scortato fuori, era andato in Jugoslavia forse di là. Una volta sono andato in volo su Scramble, praticamente dovevo fare da ombrello a DC-9 dove c'era su Arafat, perché avevamo paura che gli israeliani facessero l'attacco, no? Cioè, avevo delle foto, ma non vado a cercarle perché c'è un casino lì, no? Però c'è sto coso, io sono sotto così e mi ha fotografato l'altro dall'altra parte. Ma sono tutte cose. Giù si partiva parecchio, A Gioia del Colle si partiva parecchio. Allora, sono montato d'allarme che ero ancora limited combat ready, cioè facevo l'allarme di giorno ma non di notte perché dovevo fare ancora la parte notturna. Quando sono montato abbiamo dato la prontezza, 5 minuti dopo sono già decollato, ma subito. Siamo andati a prendere 2 Antonov 12 e scortati da 2 Badger, avevano 2 Badger che portavano le armi in Egitto. Preferivano venire verso di noi piuttosto che andare verso l'Albania, perché l'Albania in quel periodo là era filo cinese, no? Allora uscivano fuori dalla Jugoslavia, poi tagliavano verso Bari di lì, noi li scortavamo fuori
fino giù dopo la Sicilia di là, e poi atterravamo, quindi sono stato battezzato subito. È bello, ma io dico, ho fatto sta cosa qui, la rifarei di nuovo, però in quel periodo là, questo qua non mi piace. Quando sono arrivato a Cameri, sono sempre rimasto a Cameri. A Cameri praticamente ho fatto il capo ufficio operazioni, ho fatto il comandante dello STO e alla fine ho fatto per qualche mese anche il comandante dell'aeroporto, quando da Stormo è diventato comando d'aeroporto. Col comandante di Stormo siamo andati a portare la bandiera di guerra giù dall'altare della patria e lì mi sono scese le lacrime perché mi sono commosso. Il gruppo era passato sul Tornado ADV. Tornado ADV ce n'erano pochi, quindi c'era Gioia del Colle, il 12° che aveva il Tornado e il 21. Li hanno accorpati per poter fare attività, quindi il gruppo è andato via, la collegamenti è andata via e praticamente è diventato poi comando d'aeroporto, come adesso. Adesso c'è l'RMV che fa le revisioni degli EFA, dei Tornado ancora, e basta. Di volo c'è solo quello, quando hanno qualche volo prova, qualcosa. Ed è un peccato perché un aeroporto aveva gli scetter belli di ultima generazione, no, era messo bene, peccato. Però con i velivoli di adesso non ha storia, no? Perché sono velivoli ormai di ultime generazioni, non so, io ho sentito, ero andato a un briefing dell'F-35, sull'F-35, stando quello che dicono, deve essere una macchina eccezionale. Io non posso dire niente perché non so come vola, però per sentito dire da chi l'ha volato c'è una macchina eccezionale. Conosco Mutti, che è il collaudatore di Leonardo sull'EFA, stanno facendo delle cose avanzate sull'EFA, anche lui parla molto bene di questa macchina qua. L'EFA è una bella macchina, io l'ho vista volare lì. L'EFA praticamente l'ho visto dall'inizio, dagli albori, come cioè come il 346, no? 346 quando andavo a volare a Venegono c'era Ceconello che quando era arrivato quello russo là, e lui poi hanno portato tutte le modifiche e cose, io lo vedevo volare lì, sembra una bella macchina pure quella. E sai, con l'evoluzione dei computer, di questo e quell'altro, porta via parecchio lavoro al pilota. Cioè, mentre noi dovevamo gestire la macchina, gestire il radar, gestire l'armamento, questo lo gestisce praticamente la macchina. Già ai tempi dell'F-15, tutte queste cose qua, ho volato sull'F-18 io, sul Mirage 2000, ai Tiger Meet, no? Sull'F1, sull'F-16, sono macchine molto avanzate rispetto a noi. E quelli, come dico, hanno un grossissimo vantaggio. Il pilota lì sopra non ha da pensare, perché c'è l'EFA, mi dicevano, l'EFA tante volte ha delle piccole deficienze, delle cose, il pilota manco se ne accorge, se ne accorgono quando va a terra che scaricano i dati e vedono il malfunzionamento, queste cose qua. E noi dovevamo sapere tutte a memoria, cioè l'emergenza, quando gli succedeva l'emergenza dovevi sapere la memoria, invece lì esce fuori, già ti dice lui cosa devi fare. Il 346 lo stesso. Noi siamo un po' come
quando sono usciti i primi reattori con le macchine a elica che c'erano una volta, no? CR42, queste cose qua, più o meno il rapporto adesso siamo lì. Come velocità no, ma come utilizzo di mezzi. Beh, basta vedere adesso gli F-35, mentre prima i cacciabombardieri col 104 volavano praticamente a vista, quasi vicini, 3-4 miglia di distanza così, questi qua stanno a 20-30 miglia di distanza, si passano tutti i dati senza problemi, non devono neanche passare cose, non parlano, non dicono niente. Invece noi, se parlavi c'era quello che ti disturbava, non potevi dire niente. È tutto un casino, no? Adesso è molto più facile. No? Cioè, mentre prima l'80%, cioè un ragazzo che iniziava a volare sul 104, l'80% della sua era per portare la macchina. Poi dopo, come incominciava ad avere un po' di confidenza la cosa, usava il radar, questo o quell'altro, e poi arrivava al 60%, no? E voglio dire anche questo, che generalmente uno si faceva male quando arrivava sulle 1000 ore, 1000-1200 ore, uno si faceva male perché pensava di essere già arrivato al top, invece no. Quello era sempre pronto a punirti se sbagliavi. 104 è una macchina che se uno, come ho detto prima, no? C'ha i suoi limiti, i suoi parametri, deve stare in quei parametri lì, se sbagli sei fatto. Se lo fai basso, se lo fai alto, 104.